Fuori Verdi, dentro Puccini. Accade tutto all'inizio di febbraio del 1893, la settimana in cui va in scena Falstaff, l'ultima opera di Giuseppe Verdi, e la settimana in cui debutta Manon Lescaut, il primo grande capolavoro di Puccini, in quel decennio in cui deflagra la moda del verismo con Cavalleria Rusticana e Pagliacci. Ma la strada del successo per Giacomo Puccini non fu in discesa. Quando si accinse a scrivere Manon Lescaut aveva già 31 anni, non era più giovanissimo e oltretutto veniva dalla scottatura di Edgar, la seconda opera, che era stata quasi un fallimento. L'editore Ricordi gli offrì comunque un'altra possibilità, ma lo avvertì del rischio di mettersi su un soggetto che era già stato portato al successo da Jules Massenet, era la celebre Manon. Puccini volle comunque rischiare e con Ricordi si affidò a numerosi librettisti, ne misero insieme quasi una mezza dozzina e alla fine il libretto di Manon Lescaut passerà dalle mani di autori diversissimi tra loro, compreso quel Ruggero Leoncavallo che abbiamo già incontrato in veste di compositore anche nei Pagliacci. Chi dobbiamo considerare dunque come il vero autore del libretto di Manon Lescaut? Senza dubbio Puccini, che intervenne in maniera così decisa e drastica sulla drammaturgia da togliere per intero un atto, il secondo, il cosiddetto atto di Parigi, in cui vedremmo i due protagonisti, De Grieux e Manon Lescaut, vivere in una casa umilissima che odora già di bohème. Ma Manon Lescaut non è una donna destinata a vivere la bohème, è attratta dalla bella vita, dalla ricchezza e quindi nel secondo atto la ritroviamo tra le braccia del ricchissimo Geronte. È l'inizio, già estremamente moderno, di quel taglio cinematografico che Puccini darà alle sue opere a venire. E del resto sono gli anni in cui i fratelli Lumière cominciano a sperimentare il cinematografo. L'opera va inconsapevolmente verso la più grande invenzione del XIX secolo, il cinema. Per quanto possa sembrare un'opera di passioni, sentimenti deflagranti, Manon Lescaut non è un'opera sull'amore. Puccini dà un'immagine molto schopenhaueriana e già wagneriana dell'amore, ovvero inteso come forza distruttrice. E in questo il personaggio di Manon Lescaut va inteso non come una semplice femme fatale, ma come una donna attorno alla quale si concentrano forze che nemmeno lei è in grado di controllare. Se ci pensiamo, è una ragazzina destinata al convento che scopre un istinto irresistibile verso la bella vita, verso la ricchezza, scoprendosi poi, alla fine della vicenda, sola, perduta e abbandonata.
Considerando i personaggi femminili che affolleranno il teatro musicale di Puccini, Manon Lescaut rappresenta in qualche modo il loro progenitore. Manon è già la donna a cui viene sabotato il diritto alla felicità, quella che va incontro a un destino più forte di lei. Puccini, per Manon Lescaut, si affidò alle suggestioni che trasse da un viaggio decisivo per la sua carriera, al Festival di Bayreuth, dove l'aveva spedito l'editore Ricordi per redigere alcune versioni di canto e pianoforte di Parsifal, Maestri Cantori e dello stesso Tristano e Isotta, che troviamo quasi letteralmente in alcuni passaggi del quarto atto. Puccini e Wagner. Mai il teatro d'opera italiano era stato così vicino a quello tedesco. Questo è il miracolo compiuto da Manon Lescaut, che le telecamere di Opera Streaming hanno ripreso per voi. Opera Streaming, in the heart of opera.